In questo filmato si presenta la progettazione di travi e solai con il software TimberTech Buildings. Nella dimostrazione si fa riferimento ad un edificio residenziale a 2 piani. Il solaio di copertura è ordito nella direzione del lato maggiore della struttura, mentre il solaio di primo piano risulta essere ordito nella direzione del lato minore. Una volta inserita la geometria della struttura, è possibile procedere con la definizione delle proprietà dei diversi elementi, tra cui travi e solai. Per quanto riguarda le travi, cliccando sul tasto Sezioni legno è possibile visualizzare il database di sezioni precedentemente create ed aggiungerne di nuove mediante l'apposito pulsante. L'utente potrà indicare il nome della sezione e il tipo di legno, scegliendo fra legno lamellare e massiccio. Dovranno poi essere specificate le dimensioni della sezione. Il programma procederà con il calcolo automatico delle proprietà inerziali della stessa. Allo stesso modo, mediante il tasto Tipologia di solaio, è possibile definire il tipo di solaio scegliendo fra solai a travetti, solai in X-lam e lamellare sdraiato. Accedendo alla finestra di definizione di un solaio a travetti è possibile definirne il nome, il materiale, le dimensioni della sezione trasversale di un singolo travetto, nonché l'interasse fra i travetti. Per assegnare una proprietà ad un elemento è sufficiente selezionarlo e scorrere il menu a discesa che compare alla destra dello schermo. Mediante il pulsante vicino allo stesso è inoltre possibile accedere in modo rapido alla definizione delle proprietà della sezione stessa. Una volta eseguita l'analisi, si possono consultare i singoli carichi, tra cui il peso proprio degli elementi strutturali, i pesi permanenti portati, i carichi variabili e l'azione sismica. Possono inoltre essere consultate le diverse combinazioni di carico, tra cui le SLU verticali, le SLU orizzontali, le combinazioni sismiche e le combinazioni allo stato limite d'esercizio. Consideriamo ad esempio il peso proprio degli elementi strutturali G1. Lo stato di sollecitazione di travi e solai può essere consultato mediante gli appositi pulsanti. Nello specifico si può visualizzare la massima sollecitazione flettente, la massima sollecitazione tagliante e la massima deformazione istantanea. Selezionando le combinazioni SLE rare potrà inoltre essere visualizzata la massima deformazione finale. Consideriamo ora le combinazioni SLU verticali. Le informazioni relative allo stato di sollecitazione dei diversi elementi possono essere consultate in diversi modi, osservando la colorazione degli elementi nel modello tridimensionale, sia per quanto riguarda i solai che le travi, oppure consultando i dati riportati nella parte bassa dello schermo. In quest'area sono riportate la massima sollecitazione flettente e tagliante e le relative verifiche. Le stesse informazioni possono essere visualizzate in modo dettagliato selezionando l'elemento desiderato ed osservando i dati riportati sul lato destro dello schermo. Viene qui riportato un riassunto delle caratteristiche dell'elemento, dei carichi agenti, delle verifiche in forma di percentuale, nonché delle massime sollecitazioni flettenti e taglianti. Mediante il pulsante Dettagli è possibile visualizzare lo schema statico di calcolo adottato dal programma, il carico agente, valutato secondo la combinazione scelta, e gli sviluppi dei diagrammi del taglio e del momento flettente. Il programma risolve infatti travi e solai considerando diverse scacchiere di carico e restituisce in forma grafica gli sviluppi. Per i solai è possibile scorrere i diversi travetti, visualizzando i relativi schemi statici e i diagrammi delle sollecitazioni. Selezionando le combinazioni SLE rare è possibile visualizzare le deformazioni istantanee finali dell'elemento evidenziato, calcolate anch'esse utilizzando diverse combinazioni di carico.
Anche in questo caso si potrà accedere alle informazioni relative ai diversi travetti semplicemente scorrendo l'apposito tasto selezionatore. Le stesse operazioni possono naturalmente essere eseguite anche per le travi. Mediante il menu discesa, posto in alto a sinistra dello schermo, è possibile accedere alla sezione Inviluppi. Questa funzione è molto importante in quanto permette di controllare in modo rapido che tutte le verifiche risultino soddisfatte. Per fare ciò è sufficiente osservare diversi indicatori posti nel menu a tendina in alto a sinistra oppure sui tasti dei diversi elementi relativamente alle diverse verifiche. In alternativa è possibile osservare la diversa colorazione degli elementi nel modello tridimensionale. Il colore verde indica che le verifiche risultano essere tutte soddisfatte. Un altro modo di controllare le verifiche è quello di scorrere la tabella sottostante ed osservare la colorazione della spunta vicino ad ogni verifica. In alternativa si può selezionare il singolo elemento di interesse ed osservare la percentuale di verifica associata allo stesso. Tutte le informazioni sinora ricordate saranno riportate in forma grafica e tabellare nella relazione di calcolo redatta in automatico dal programma.